Buongiorno a tutti. Per rompere il ghiaccio vorrei raccontarvi qualcosa su di me. So che probabilmente a pochi di voi interesserà, però io sono sul palco e le racconto lo stesso. Il mio piatto preferito sono le lasagne. Il mio dolce preferito è il tiramisù. L'ultimo libro che ho letto è stata la biografia di Nino Fassica e ultimamente ho cambiato il sapore, il gusto del dentifricio da menta allo zenzero e non mi piace assolutamente, non vedo l'ora di cambiare il tubetto e ritornare alla menta. Detto ciò, direi che possiamo anche iniziare. Dicono che seguire le proprie passioni renda felici. Io confermo, ma aggiungo qualche piccolo dettaglio. A volte rende anche sporchi di terra, ricoperti di farina e con qualche bruciatura sulle dita. La vita è fatta di passioni. Come probabilmente avete intuito, le mie hanno a che fare con la natura e con il cibo. Mi piace sporcarmi le mani di terra e sentirne l'odore. Mi piace impastare il pane. Dopo essermi lavate le mani, ci mancherebbe. Col tempo, queste mie passioni mi hanno portato sempre più lontano. Ho coltivato i funghi in cantina, allevato le api in giardino, fatto la birra in casa e messo in fermentazione qualsiasi cosa commestibile. Diciamo che ho trasformato la mia cucina in un laboratorio di un alchimista ormai. Una tra le mie più grandi passioni è il mio orto. È come se fosse un rifugio. Ci sono solo io e la terra. Qualche ape, moltissime zanzare infatti sono sempre piene di punture. Avere un orto è meraviglioso sulla carta, perché nella realtà è una guerra continua. Mi illudo di avere tutto sotto controllo. Pianto con cura, do acqua con amore, ma poi, giunti al momento del raccolto, lumache, formiche e bruchi mangiano il frutto del mio lavoro. Però sono disposto a perdere qualcosa per vedere le farfalle. Invece le lumache no, sono anche un po' ripugnanti, non mi piacciono assolutamente. Avere un orto, pur costando di più di andare al supermercato a comprare frutta e verdura, ti dà qualcosa che nessun negozio ti può dare. La storia. La storia dietro un prodotto, dietro questo pomodoro. Peperone, scusate. So da dove arriva, so quanta fatica ci ho messo per produrlo e so che profumo, che odore aveva la pianta che l'ha prodotto. Ecco, questo è un esempio poco azzeccato in quanto non l'ho prodotto io, però mi perdonerete per questo esempio, ma credo che sia passato il messaggio. E poi devo essere onesto, a me gasa un sacco dire questo l'ho fatto io. E cucinare con ciò che autoproduco in giardino mi dà una gioia che neanche vince la lotteria. No, sto scherzando. Mi piacerebbe molto vincere la lotteria, però probabilmente con i soldi della vincita farei un orto ancora più grande e quindi sarei ancora più felice. Un'altra mia grande passione sono gli impasti, i lievitati, soprattutto il pane. Fare il pane è una vera e propria arte e io, quando ho iniziato, anzi tuttora, non sono di certo un artista. Pensavo fosse facile, mischi 4 ingredienti: sale, farina, acqua e lievito, lasci lievitare e poi inforni. Ma per fare un pane buono, quantomeno decente, è più difficile. A volte viene un impasto molto appiccicoso, altre una pagnotta dura come il cemento, e altre con la crosta bruciata e l'interno crudo. Piano piano, sbagliando molte volte, sono migliorato. E il mio pane viene bene, quasi sempre. Se ho capito qualcosa di me, è che non riesco a stare fermo. Quando scopro qualcosa di nuovo che mi appassiona, che mi interessa, devo provarlo. Non importa quanto sia complicato o quanti disastri possa combinare. Devo provarlo. E quindi inizio a cercare informazioni, studio, mi informo e poi scopro che sarà molto, ma molto più difficile di quello che avevo inizialmente immaginato. Però è proprio qui il bello. Provare, sbagliare, saper anche ridere dei propri errori e poi riprovare e infine migliorare. E quando finalmente qualcosa riesce, anche dopo 48 tentativi, sentirsi un vero e proprio maestro. Con 48 fallimenti alle spalle, però no, però niente, cancellate quello che ho appena detto. Non sono fallimenti, sono più che altro passi di un percorso, sì. Eh sì, lo so, può sembrare una vita poco conveniente. Mi alzo presto al mattino per infornare il pane, sto sotto il sole a strappare erba. Però volete mettere la soddisfazione? La soddisfazione. Io non sono mai, e dico mai soddisfatto. Sono contento, sì, dei miei risultati, però non sono soddisfatto. Quella fame di scoperta è continua. È come aprire una porta e trovarne altre 6 dietro. È come scoperchiare il vaso di Pandora, ma al posto di catastrofi, trovarci dentro la curiosità. Una vera e propria droga. Legale, ancora per adesso. E si sa, da diversi effetti collaterali.
quali l'insonnia ed entusiasmo, l'incapacità di fare una cosa alla volta, la perdita momentanea del senso del tempo e la continua voglia di spiegare qualcosa a qualcuno che hai appena scoperto. A proposito, la scoperta mi diverte. La disciplina mi tiene in carreggiata e la passione, beh, la passione mi spinge un passo più in là, anche quando mi chiedo: "Ma chi me lo fa fare?" E se ci pensate bene, la passione e la disciplina devono viaggiare insieme. Uno sogna e l'altro tiene i piedi per terra, perché senza la passione si molla tutto al primo ostacolo, ma senza la disciplina la passione cresce e poi va in mille pezzi. Ah, il tempo, quella creatura mitologica di cui tutti parlano ma nessuno l'ha mai vista. Io per organizzarmi faccio liste, le ignoro, ne faccio un'altra e ignoro anche quella e alla fine faccio quello che mi ricordo, quello che mi va di fare. Perché in fondo non si tratta di avere tempo, ma di cercarlo, di trovarlo. Perché quando ami qualcosa, il tempo lo trovi. Magari non tutto insieme, non perfetto, ma ognuno a modo suo. Anche semplicemente 10 minuti rubati tra un nono tempo e l'altro possono essere molto produttivi. Anche se faccio fatica, anche se mi dimentico tutto e mi illudo di non avere tempo, sono felice. Sono felice quando vedo una pianta nascere, se non viene divorata subito dalle lumache, perché lì mi girano un po' le scatole. Sono felice quando sento il profumo del pane, se non puzza di bruciato perché l'ho dimenticato nel forno. Sono felice anche nel mezzo del caos, soprattutto nel mezzo del caos, perché è lì che succedono le cose migliori. Per me, quello che faccio non è semplicemente avere un orto o cucinare, è cura. È cura del mondo intorno a me, di quello che mi circonda. È cura di me stesso, della mia salute. E poi vabbè dai, si sa, se tutto va storto c'è sempre la pizza d'emergenza nel congelatore. A conti fatti, quello che spendo in tempo e denaro, lo recupero in felicità. E secondo me è uno degli investimenti più belli che si possono fare. Investire in ciò che ti rende felice davvero. E voi, cosa state facendo per essere felici? Grazie. Non comprate il dentifricio allo zenzero.